Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima parte di ottobre 2023. Wow! Gemelli, abbiamo la ruota della fortuna. Periodo di cambio. Quando c'è la ruota della fortuna si parla sempre di cambio di ciclo karmico, piuttosto che cambi ed eventi fortunati che normalmente sono per il vostro più alto bene. Può anche fare riferimento a questioni di denaro, eh? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se non risuonasse proprio nulla, o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, la descrizione sta sparendo, quindi per trovarla dovete cliccare sul titolo del video, sul nome, sul titolo del video, lì si apre una specie di finestra, in fondo c'è scritto altro, voi cliccate lì e si apre tutta la finestra della descrizione del video. E lì trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo trovate anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere. Wow, abbiamo 8 di pentacoli, re di pentacoli, non male ragazzi, un 6 di bastoni. Nove di spade, 10 di coppe, 5 di bastoni e 8 di spade. Iniziamo bene, finiamo meno bene. Devo dire che con queste due carte iniziali che si parte da una situazione stabile, da una situazione appunto stabile, solida. Questo re di pentacoli potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse piuttosto che magari un padre. Vi dico che se siete single, ho già pubblicato le letture dei single, le trovate sempre nelle playlist e potete integrarle con questa lettura. E poi c'è anche un 6 di bastoni, quindi l'inizio promette bene, ma c'è qualcosa che vi preoccupa. È come se un certo tipo di stabilità relazionale o vostra proprio, magari dovuta al lavoro, dovuta a una quotidianità vissuta con una persona specifica, stesse pian piano prendendo forma, si stesse solidificando, ma c'è comunque qualche cosa che vi preoccupa. E queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'8 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di bastoni e la sacerdotessa al contrario. Allora, per qualcuno è una passione sul lavoro, mi verrebbe da dire. E ho come la sensazione che qualcuno non riesca a togliersi dalla testa questa persona. È come se ci fosse una sorta di tentazione, magari per qualcuno è già una relazione. Andiamo a vedere il re di denari, sole e re di bastoni. Sì, ragazzi, potrebbe anche essere un capo, un superiore, un supervisore. Vi dirò, c'è la carta del sole, quindi ho come la sensazione che questo tipo di rapporto sia solido, ma proprio in modo pulito. Cioè è come se ci fosse un affetto sincero nei confronti di questa persona. Se invece non fosse il capo il vostro caso,
Ho come l'idea che potreste sentire un forte legame, o meglio, una forte attrazione per qualcuno che fino ad adesso è stato un vostro amico o amica. Anche se qui fa molto riferimento, secondo me, a una questione lavorativa. Non necessariamente deve essere la persona all'interno del lavoro, ma c'è qualche cosa inerente il lavoro che, sì, che vi dà la possibilità di sentirvi più sicuri in una determinata situazione o in una relazione. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Fante di pentacoli e 5 di bastoni. Datemi un'altra carta per il 5 di bastoni. Regina di coppa al contrario. Qui ho l'idea, allora, se fosse per esempio una situazione di lavoro, ve la leggo così perché è quella che sento più forte, ok? Poi ognuno di voi cerchi di applicare la lettura alla propria realtà. Però se fosse una questione di lavoro, come la sensazione che ci sia la necessità di mettere ad azzittire certe malelingue. È un po' come se ci fosse ehm, il bisogno di un riconoscimento, il bisogno di un'ufficializzazione, il bisogno di sentirsi importante, il bisogno di sentirsi, come vi posso dire, premiati, acclamati. È come se voleste gridare un certo tipo, mi è scivolata la R, gridare un certo tipo di successo al mondo. Ma è come se non poteste farlo. Andiamo a vedere il 9 di spade, voglio vedere cosa vi preoccupa. 9 di bastoni e re di coppe, re regina di coppe, ragazzi. C'è qualcuno, secondo me, o più di una persona della quale non vi fidate, o comunque è il difendervi che vi preoccupa. Può essere il difendervi da questo re di coppe, o potrebbe essere il difendere il vostro amore, mi viene da dire. Il vostro che state guardando, non vostro di entrambe. Siccome qui abbiamo un 10 di coppe al contrario e re regina di coppe, ho come la sensazione che l'altra persona potrebbe essere sposata, anche perché sono usciti tre re. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Imperatore, carro e giustizia al contrario. C'è una questione familiare anche qui in ballo. Secondo me è una questione stabile, dalla quale bisogna prima allontanarsi. È un imperatore. C'è qualche tipo di contratto qui in mezzo anche. Quando la giustizia è al contrario si parla di una rottura di contratti, mentre l'imperatore è una di quelle carte che parla di stabilità, di solidità. Quindi è come se si dovesse rompere un certo tipo di stabilità, ma lo dovete decidere, perché avete il carro, dovete prendere una decisione. Il carro può anche far riferimento a uno spostamento, a un viaggio, come se qui qualcuno avesse bisogno di prendere aria, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Matto e re di spade. I re li avete tutti e quattro. Io credo che qui siano i vostri sentimenti che vi preoccupano.
perché avete bisogno di fidarvi, mantenendo comunque le barriere alzate, mantenendo l'occhio vigile. Però è come se vi dicessero date una possibilità a questa relazione, a questa situazione, a questa persona. Voglio andare a vedere l'otto di spade. 10 di coppe che avevate qui e il 2 di spade. Qui ho la sensazione, ragazzi, che vogliate coronare un sogno con questa persona. O ripeto, se siete single magari è un sogno che voi avete, come se si presentasse questa possibilità, ma c'è qualche cosa che vi preoccupa. Per qualcuno potrebbe essere magari il fatto che si lavori insieme, per qualcun altro potrebbe essere il fatto che questa persona ha già una famiglia o magari voi avete già una famiglia. Perché qui il 10 di coppe è il contrario, ma qui è al dritto. C'è un re di spade, è un po' come se vi dicessero di tagliare quello che effettivamente non vi fa evolvere. Quando c'è la carta del matto parla di fiducia, ma parla anche di nuove avventure, voglia di nuovo, voglia di sperimentare, c'è questo bisogno di lasciarsi andare. E invece qui siete piuttosto trattenuti, mi viene da dire. Vi dirò, non fatevi prendere troppo dalle emozioni perché sento che sono quelle un po' che vi potrebbero fregare. Nel caso stiate conoscendo questa persona o nel caso si stia instaurando veramente un rapporto di lealtà, di fiducia pulito all'inizio di ottobre, non vi fate prendere troppo dai voli pindalici della mente, dal vostro bisogno di ufficializzazione, perché potrebbe mm, portarvi in pensieri un po' così, ecco, un po' tristi. Qui ho come la sensazione che dobbiate prima uscire da questa situazione di vittimismo. Come non ce la farò mai ad avere una famiglia o avere una famiglia con questa persona o posso frequentare una persona che non mi può dare una famiglia, ipotesi, sono tutti esempi, Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Qui vi dice di prendervi il rischio, di usare le strategie, che è un po' quello che vi consiglia anche il Re di Spade, di non far vedere le vostre carte fondamentalmente. Sì, di non esporvi troppo. Voi è proprio quello di cui avete bisogno, quello di cui sentite la necessità, quello che vorreste, il riconoscimento di cui parla il 6 di bastoni. Qui vi dicono tutto l'opposto, ok? Quindi low profile, cercate di confondervi con i muri, insomma, di non farvi vedere. E intanto perché qui parla anche di opzioni, quindi è come se vi dicessero diventate un attimino, staccatevi, diventate un attimino osservatori e rendetevi bene conto di quali sono le vostre preoccupazioni e il modo in cui voi vi autosabotate. Andiamo a vedere ancora un angelo del cuore. È sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Ed è interessante come, vediamo se lo trovo, vediamo com'è in questo, non è uscito, vero? No, perché nei mazzi tradizionali il 6 di bastoni è proprio rappresentato con un cavaliere che ritorna vittorioso e che appunto viene coronato. Adesso ve lo cerco su questo mazzo, non so se
viene rappresentato in modo tradizionale oppure no, però la sensazione è che non avete bisogno che vi si venga detto. Okay? Le parole sono solo il 7% di quello che uno intende. Quello che fa veramente la differenza sono i fatti, come una persona vi tratta, le azioni che... no, non lo fa vedere col cavallo, non importa. Le azioni che fa, appunto. E soprattutto è un po' come se vi dicessero aprendo il quarto chakra, l'energia del cuore, è da lì che poi si può interscambiare amore. Bisogna essere aperti anche per ricevere. E qui abbiamo relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato, ragazzi? Questa è una situazione karmica. In effetti qui avevate re e regina di coppe, che sono carte che normalmente parlano di qualche cosa che, cioè, scusate, di una relazione che è per destino, e avete anche la giustizia. Quindi sì, potrebbe essere una relazione di tipo karmico, probabilmente avete ancora qualche cosa da insegnarvi. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, la vostra iscrizione, se avete piacere potete condividere il canale, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Per quello che riguarda gli abbonamenti, nei video degli abbonamenti tratto temi di metafisica e spiego come funziona e come lavorare l'energia. Mentre per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sulle credenze limitanti, è cucito sulla persona, ma è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!